Ciao, benvenuta o bentornata in un nuovo video. Se non mi conosci, sono Ornella Ozzino e in questo video ti parlo di Made in Italy e fatto in Italia applicato alle borse, ma se mi segui già lo sai, altrimenti mi trovi su Facebook, su YouTube, su Instagram, un po' dovunque. Sigla! Come dico sempre, il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale, mi raccomando anche ricorda che originale non è necessariamente il brand del lusso, originale sono tutti i prodotti che rispettano una certa filiera e che hanno canali legali, quindi io li posso acquistare attraverso canali legali. In questo video voglio approfondire un argomento che ha suscitato parecchio interesse anche su Instagram. Un po' di voi mi hanno chiesto ma se io vado in un negozio trovo Made in Cina, Made in Italy, insomma facciamo chiarezza. Cos'è il Made in Italy? Tendenzialmente il Made in Italy per normativa è un prodotto che viene prodotto completamente o in parte in Italia, in parte ti sembrerà assurdo, ma per la legislazione veramente c'è bisogno anche solo di piccole fasi di lavorazione per poter fare in modo che il prodotto sia Made in Italy. Ora prendiamo come buona questa cosa, però riportiamola ai tempi in cui è stata studiata questa legge, ed è stato quando molti brand sono andati a produrre in Cina, per cui non c'era il web, c'erano tutto un altro sistema economico. E ovviamente anche chi decideva un pochino le leggi cercava di tutelare anche le aziende italiane, perché non è il male peggiore produrre in Cina. Però ovviamente cosa si faceva? Si produceva in Cina, poi magari si portava in Italia, tutta la logistica e alcune fasi finali della lavorazione venivano fatte in Italia. Questo anche tuttora dà la possibilità di scrivere Made in Italy. Col tempo poi questa cosa si è evoluta, perché molti brand hanno capito che era inutile scrivere Made in Italy, perché poi sono usciti scandali, contro scandali e tutto il resto, e quindi hanno cominciato anche a mettere in secondo piano il Made in Italy, Made in Cina, e a parlare di disegnato in Italia, creato in Italia, istruito in Italia, o poi c'è quella fascia di brand nel limbo del prodotto in Italia. Ora consideriamo che non tutti i brand sono brand del lusso e hanno il certificato etico, l'audit, la filiera, e anche in quei casi sappiamo benissimo che ci sono state numerose falle, inchieste giornalistiche e tutto il resto, che hanno fatto perdere un po' di vista poi tutto il buono che c'è dietro l'indotto dei brand del lusso, ma questo poi te ne parlo in altri video, anche riprendo insomma argomenti già trattati ma li approfondiamo. In questo video però voglio parlare del fatto della territorialità, perché molto spesso il prodotto viene percepito migliore anche semplicemente se c'è scritto prodotto in Italia, quindi Made in Italy. Questa cosa a malincuore ti dico che non ha più valore. Perché? Perché sostanzialmente, come mi facevano notare un po' di persone, soprattutto dal punto di vista dei turisti, la percezione del Made in Italy è molto alto. Certo è che se ci fosse alle spalle tutta una narrativa e tutta una spiegazione di chi sono gli artigiani, in quali territori vengono fatte, che ne so, parliamo di borse, perché di questo parliamo su questo canale, su questa pagina, di dove vengono fatte le borse, vengono recepiti i materiali e tutto il resto, io avrei la percezione del Made in Italy come qualcosa di reale, perché Made in Italy alla fine legislativamente e dal punto di vista culturale è stato relegato a fatto in Italia, e non è proprio così. Made in Italy è ingegno, cioè all'estero ci amano perché noi siamo ingegnosi, perché una stessa borsa la riusciamo a reinventare con un tipo di cucitura diverso, perché c'è uno studio dietro alla costa, alla tintura, al tipo di materiale utilizzato, al tipo di infustitura, insomma c'è tutto un mood dietro, tutta una storia che permette che quel prodotto abbia un valore intrinseco che probabilmente è spiegato troppo poco e troppo male. Ci sono molti brand che fanno sui siti, mettono sti video di 3 minuti, abbiamo l'artigiano, ci sta Dior, Chanel, quanti ne vuoi, no? Ti fanno vedere questa pelle che volteggia, l'artigiano che taglia con la, diciamo, a mano. Perché? Perché è fondamentale farti vedere
quello che fa l'artigiano, e molti brand minori, anche molti di quelli che ho recensito, fanno vedere proprio la vita in fabbrica, perché è quello che conta. È ovvio che più ci sono le facce, più è credibile, perché se io vedo una mano ma non vedo dove questa mano sta producendo, e quindi se è un ambiente salubre, se utilizza materiali salubri, se viene pagato equamente, se paga le tasse, questa cosa ha poco valore, perché quella mano può essere anche la mano di uno che sta facendo un falso, detto fra di noi, cioè non ha senso vedere una mano e non sapere quella mano dove sta il braccio e dove sta il resto del corpo e in che contesto viviamo. Per cui Made in Italy è know-how, è competenza, è ricerca, è bellezza, è studio, è tradizione, e poi ci metti anche che è fatto in Italia, ovviamente, perché noi abbiamo territori che trasudano di pelletteria: la Campania, la Toscana, le Marche, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, la Puglia, cioè l'Italia è un polo pellettiere. Si parla solo della Toscana, ma l'Italia è un polo pellettiere e non se ne parla abbastanza, non se ne parla mai abbastanza. Quando se ne parla? Se io adesso ti domandassi quando è che tu parli di Made in Italy, soprattutto di Meridione, solo accostato a qualche scandalo. Il brand X fa fare le cose in casa, che è giustissimo, vanno denunciate le cose, ma cavolini di Bruxelles. Ma è possibile mai, cioè, che non si può fare neanche, cioè non c'è la stessa attenzione per la narrativa positiva, per tutti gli artigiani che vivono dalla mattina alla sera in fabbrica? Io davvero ci piango su sta cosa, perché ci sono nata, cresciuta, ci vivo e spero che un giorno mia figlia ami il lavoro della fabbrica, ami tutto quello che la nonna le ha insegnato, che mia madre ancora che lavora nell'azienda con mio marito fanno, cioè è importante, è importante. Ora, se lo facessi in un Burundi sarebbe la stessa cosa? Non lo so. Ti dico la verità, perché noi abbiamo tutto attorno una tradizione e un contesto culturale che ci stimola al bello, che ci stimola alla tradizione e ci stimola alla cultura. Per cui per me Made in Italy è questo, e vorrei che fosse chiaro anche perché te che acquisti prodotti, che non è che perché un prodotto è Made in Italy è strafigo rispetto a uno Made in Cina. Chiariamoci su questa cosa. È ovvio che Made in Italy uno tende a vederlo come una cosa positiva. Allora cosa ho cominciato a fare negli ultimi anni? A cercare maledettamente informazioni su chi producesse. Quindi io compro borse, ovviamente adoro, e le trovi sul canale YouTube, le recensioni, le borse di artigiani che producono i brand loro, perché io so che quelli hanno la fabbrica, in molti ci sono anche stata, in altri se vogliono sto qua, li vado a visitare, perché quello è bello, comprare una borsa sapendo qual è l'origine. Capisco che i brand superiori magari ci sono tante filiere, tante cose che ti spiego in altri video, ma di base io amo conoscere tutto quello che c'è dietro a quel prodotto che sto comprando, e mi auguro che tu faccia lo stesso. Come al solito certi argomenti mi prendono il cuore e l'anima e perdo anche il fiato quasi ad urlare queste cose. Spero che ti sia piaciuto questo video, che mi aiuti a condividere Made in Italy vero e non semplicemente fatto in Italia. Speriamo che i nostri politicanti, i nostri politici parlino di certificazione di filiera e non semplicemente di Made in Italy. Dammi un bel like, iscriviti al canale YouTube, seguimi sulla pagina, insomma rimaniamo in contatto in qualche modo, e se ti è piaciuto questo video dammi una mano a condividerlo. Ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.